In questo video vedremo come cambiare lo sfondo della finestra di login su Linux Mint. Io vi ringrazio di venire a vedere i miei video sul mio canale. Linux Mint, come tutti i Linux, è altamente personalizzabile. Vedremo non solo come cambiare lo sfondo, ma anche come gestire gli sfondi, e vedremo un applicativo piuttosto bello che permette di scaricare bei fondi. Naturalmente uno è libero di mettere lo sfondo che vuole, non solo nella finestra di login, ma anche nel desktop. L'importante è capire come gestire la cosa. Allora, passo alla visualizzazione di come impostare sul computer, di come impostare lo sfondo personalizzato nella finestra di login. Buona visione. Ci troviamo nella schermata di accesso di Linux Mint. Abbiamo già visto come abilitare Nunlock, però io la voglio personalizzare questa schermata. Voglio mettere un'immagine che mi piace nella schermata di accesso e voglio personalizzare anche il desktop. Adesso vedremo come cambiare questa immagine e come personalizzare le immagini del desktop. Intanto faccio l'accesso, visto che comunque una funzione, quella del block non abilitato, già ce l'ho. E faccio l'accesso. Ok, sto accedendo all'interno di Linux Mint. Vi piace questa immagine? No. Questa la faccio aprire ogni volta, anche se potrei non farla aprire, si può richiamare comunque questa schermata di benvenuto. Vi piace l'immagine? Stavamo dicendo, vi piace l'immagine che c'è? Allora, questa immagine è stato scaricato da un applicativo che si trova non solo su Linux Mint, ma su FlatTab. Su Flatpak, FlatTab. Se io vado all'interno, io l'ho già installato, adesso andiamo a vedere. Se io vado all'interno degli applicativi, del gestore degli applicativi per l'installazione, scrivo wallpaper e mi viene dato una serie di possibili applicativi che mi permettono di gestire e cambiare lo sfondo. Abbiamo già detto però che vogliamo cambiare anche lo sfondo della finestra di login. Allora, l'applicativo che io ho installato, ve lo faccio vedere, si trova in fondo e quindi uno dovrebbe leggerlo tutto, però io già lo so, si chiama Wonderwall. Wonderwall è l'applicativo che mi ha permesso di mettere lo sfondo che vedete. Ok, vi faccio rivedere lo sfondo. Questo è lo sfondo scaricato da Wonderwall. Ho scaricato diversi sfondi. Adesso io apro l'applicativo Wonderwall. Naturalmente potete gestirlo anche voi, lo sfondo degli applicativi personalizzato. Adesso vedremo però, perché voglio adoperare le immagini di Wonderwall. Intanto scrivo Wonderwall nella ricerca. Wonderwall ce l'ho qua. Wonderwall, ok. Wonderwall mi permette di scaricare le immagini. Io ne ho scaricate già diverse. Ok. Questo per quel che riguarda le impostare le immagini di sfondo. Ci sono alcune che mi piacciono di più, ci sono tantissime immagini da poter scegliere come sfondo. Per esempio questa è un'immagine che avevo già messo su Linux Debian, perché Linux Debian c'è Wonderwall è disponibile con FlatTab. Adesso faccio una cosa, clicco su le impostazioni dell'applicazione e vado a vedere dove si trova la cartella
Questo perché vi voglio copiare queste immagini per poterlo mettere anche un'immagine di queste di Wonderwall per poterlo mettere nella finestra di login. Ok, da questo applicativo qua in effetti non è possibile farlo, quindi adesso io adesso mi vedo il percorso. Si trova il percorso della cartella in cui viene scaricato le immagini in home, Gabriele, var, eccetera eccetera. Adesso la vedremo comunque con le cartelle. Io adesso lo chiudo. E chiudo questa. Intanto vi faccio scarico un'altra immagine giusto per farvi vedere come funziona le impostazioni. Cerchiamo un'immagine che mi piace. Questa non mi piace. Vediamo, vediamo, vediamo. Ce ne sono tantissime. Questa è una bella immagine, per esempio, mi piace. Clicco qua sopra col pulsante sinistro del quello con cui si clicca normalmente, faccio download. Lo sta scaricando, l'ha scaricato. Adesso per impostarlo basta cliccarci sopra, sempre con lo stesso pulsante, e fare set set wallpaper. Abbiamo impostato wallpaper come set. Adesso vediamo come andare nella cartella in cui è stato scaricato questa immagine e altre immagini. Apro la cartella. Nella cartella home abbiamo visto che si trova nella cartella home var, quindi home. Sì, ce l'avevo già attivo questa funzione, la devo disabilitare per farvi vedere. Mostra file nascosti. Allora, normalmente mostra file nascosti non è attivata. Io l'ho attivata per vedere alcune cose, ma non dovrebbe essere lasciata attivata e si dovrebbe disattivare una volta fatto ciò che si vuole fare. Andiamo, attiviamo mostra file nascosti e andiamo nella cartella. I file nascosti sono caratterizzati dal fatto che hanno un punto davanti, quindi punto var è una cartella nascosta che adesso viene mostrata. Clicco all'interno, c'è app, applicazioni, c'è la cartella di Wonderwall, e poi dove devo andare? Vediamo un po'. Data all'interno di quest'altra cartella c'è un'altra volta Wonderwall, ci clicco dentro e in questa cartella download si trovano i file scaricati. Ci clicco dentro e questi sono i file scaricati. Ora, per visualizzare più in dettaglio queste immagini, clicco sull'immagine che voglio vedere e premo la barra spaziatrice. Così mi viene data la possibilità di visualizzare l'immagine in un modo più grande. Ora, una di queste immagini la voglio impostare per lo sfondo di login. Allora, intanto lo chiudiamo, quello che ho cliccato con la barra spaziatrice. Andiamo sulle impostazioni di sistema e scelgo la cartella, non la cartella, l'impostazione che riguarda schermata d'accesso. Ci clicco, metto la password e mi si apre. Ok, ha dato qualche problema, però comunque si è aperta, la chiudo le finestre che forse ho cliccato 2 volte, non lo so. All'interno di questa schermata di accesso trovo diverse voci. Abbiamo visto l'altra volta la voce per quel che riguarda l'attivare il block Noon, ma dobbiamo andare invece in aspetto. Se clicco su sfondo dove c'è l'immagine, mi si apre il percorso in cui si trovano le immagini di sfondo. Ci clicco e si è aperto.
Le immagini, in questo caso mi si è aperta la cartella Linux Mint, ma le immagini si trovano nella cartella background. Quindi clicco qua sopra e le immagini si trovano in questa cartella. Ora abbiamo un piccolo problema. Intanto per la schermata di sfondo posso selezionare già le immagini che si trovano qua all'interno di background. Quindi per esempio potrei aprire la cartella e settare apri, gli dico apri e mi setta questa immagine, potrei settarne un'altra, ma no, io voglio mettere un'immagine personalizzata. Quindi che cosa faccio? Torno su background, faccio apri con gestore file, quindi col programma che gestisce i file. Aprendo col gestore file mi viene detto mi viene detto che abbiamo privilegi elevati, quindi per fare queste modifiche comunque bisogna avere privilegi di root. Allora, adesso io riclicco su background, che sarebbe la cartella in cui si trova in user share background, la cartella in cui ci sono i background. A questo punto mi creo un'altra cartella, apro col pulsante destro, crea nuova cartella e la chiamiamo Wonder, ci metto un trattino e la V grande che sta per Wonderwall, non il trattino, vabbè, ci ho messo l'underscore, il trattino basso, do invio e ho creato la cartella. A questo punto apro la cartella, mi copio i file che sono all'interno, posso metterne una, potrei metterla anche direttamente all'interno di background, una sola immagine, però io ho voluto creare una cartella con più immagini, ma questo non mi serve per lo sfondo desktop che viene gestito bene da Wonderwall, mi serve per lo sfondo di accesso. Quindi mi trovo nella cartella, li metto tutti in effetti, ma ne adopererò, se ne può adoperare uno solo alla volta, come per faccio copia e faccio incolla. Ho incollato i file per quel che riguarda il background. Questo non è disponibile solo per la schermata d'accesso, ma anche per il background, magari per gestire in modo più semplice il background. Infatti, se adesso io chiudo tutte le cartelle, in questo caso chiudo questa, chiudo quest'altra, intanto possiamo vedere che qua nella lista di background è comparsa anche Wonderwall. E poi vi voglio far vedere un'altra cosa prima di continuare. Eh, Poi ci riaccediamo a questa schermata e impostiamo lo sfondo per la schermata di login. Lo chiudo questa finestra e vado su sfondi. Aprendo sfondi, non troviamo in questo caso, non troviamo quello che abbiamo messo noi. Qua andrebbe aggiunta con la spunta che c'è qua, quindi bisognerebbe poi scegliere la cartella, caricare le immagini per quel che riguarda lo sfondo. No, stavamo parlando delle immagini per la schermata di login. Ok, quindi dovremmo metterli in un'altra cartella, in questo caso qua, e quindi aggiungiamo un'altra cartella all'interno di immagini. Immagini, mettiamo una nuova cartella. Allora, no, però sto nella finestra di navigazione, quindi non va bene. Apriamo sta nella finestra per gestire il tutto, dove impostare le immagini. Dovrei farlo dalle cartelle, da dove si naviga. Quindi creo una nuova cartella, crea nuova cartella e la chiamo come l'ho chiamata quella all'interno, Wonder
Allora, scrivo con la W grande Wonder trattino underscore lo invio, ci clicco dentro, dovrei avere eh, nei file copiati ancora i background che ho incollato, quindi intanto vado a togliere mostra file nascosti e faccio incolla, quindi ci sono ancora queste immagini, quindi io potrei metterle anche qua così per quel che riguarda lo sfondo del desktop, ma in questo caso abbiamo preso le immagini di Wonderwall, ma possiamo mettere le nostre immagini personalizzate che potremmo anche scaricare diversamente, oppure semplicemente che sono nostre immagini, la fotografia di mia madre, la fotografia di mia moglie, la fotografia di mia figlia, quello che ci pare. Adesso lo chiudo. Eh, allora, intanto clicco sulla cartella, è comparsa Wonderwall, apri, e a questo punto lo posso gestire lo sfondo del desktop anche da qui. Per esempio, imposto questo sfondo. Mi è cambiato lo sfondo. È possibile gestire per quel che riguarda lo sfondo desktop così anche se l'abbiamo copiato in una cartella locale. Non è possibile però per quel che riguarda lo sfondo della finestra di accesso a Linux Mint. Quindi eh, dobbiamo tornare indietro, torniamo sulla schermata d'accesso, mettiamo la password. Ho cliccato 2 volte, forse mi si riapre un'altra volta la finestra 2 volte. Ok, se è aperto mi si sta aprendo forse. Ok, lo chiudo. Adesso voglio impostare lo sfondo per la schermata d'accesso. Lo sfondo desktop e lo sfondo della schermata d'accesso sono due cose diverse, quindi abbiamo visto in questo caso gli stessi file che abbiamo preso da Wonderwall, ma in realtà per quel che riguarda Wonderwall non c'era bisogno di creare una cartella locale in cui mettere l'immagine per il desktop. Ve l'ho fatto vedere, ma si può gestire praticamente dall'interno di Wonderwall e andrebbe fatto dall'interno di Wonderwall, solo per poter farvi vedere come si gestire le immagini desktop dalla funzione sfondi. Ho fatto questa operazione, ma ovviamente non era necessaria. Però per quel che riguarda lo sfondo della finestra di login invece era necessario ciò che abbiamo fatto, copiare e incollare le immagini. Adesso cosa facciamo? Riclicchiamo sull'immagine, andiamo su background, Wonderwall, sappiamo che ci sono le immagini che ci interessano, ci clicco, l'immagine selezionata mi compare sulla destra, come potete vedere, ma non è questa l'immagine che voglio impostare come finestra di login. Non è che la finestra di login deve avere la stessa immagine che c'è sul desktop, assolutamente no. Se volete, se vi piace avere la stessa immagine nella finestra di login e nella finestra sul desktop, potete selezionare per entrambi la stessa immagine. Vado avanti e mi scelgo l'immagine che mi piace per la finestra di login. L'immagine che ho scelto è questa, quindi faccio apri. Ok, a questo punto la finestra di login, nella finestra di login è cambiata l'immagine di sfondo. Io adesso lo chiudo, non c'è bisogno di fare altro, si chiude le impostazioni di sistema ed esco dal desktop e faccio il logout. In questo caso qua faccio il logout, dove mi comparirà la finestra di accesso. Gli dico, quindi termino la sessione che c'è e riparto dalla schermata di accesso. Termino sessione e magicamente nella finestra di accesso si trova l'immagine che ho voluto mettere io. Io non so se l'immagine vi piace, ma questo è sostanzialmente il modo
per cambiare la- l'immagine della schermata di login e le immagini del desktop. Ovviamente potete adoperare tutte le immagini che volete, personalizzate. Ok, quindi a me piace questa finestra di login. Ok, abbiamo visto una funzione interessante, anche perché, vi dico la verità, non ho niente contro le immagini di Linux Mint, ma mi piace personalizzare sia la schermata di login che il desktop. Ok, spero di essere stato chiaro ed esaustivo e di avervi aiutato a capire qualcosa di Linux Mint. Vi ringrazio perché venite a vedere il mio canale e i miei video e spero che vi piacciono e che vi siano utili e che comunque possono darvi piacere, magari cambiando gli sfondi, mettendo l'immagine, la mia ragazza, ho messo nella finestra oggi la mia ragazza, magari. Ok, no, stiamo scherzando, non ce l'ho la ragazza. Diciamo comunque che possiamo fare come vogliamo. Ok, a questo punto termino la registrazione per fare i commenti finali. La registrazione si intende la registrazione delle immagini dei desktop per farvi vedere come si cambia la schermata della finestra di login. Abbiamo visto come cambiare lo sfondo della finestra di login in Linux Mint. Linux Mint è altamente personalizzabile, come d'altra parte lo è qualsiasi Linux. Anche altri ambienti grafici possono essere altamente personalizzati. Le community Linux sono fortemente impegnate non solo al buon funzionamento del Linux stesso, ma anche al poterlo personalizzare, a fare in modo che possano essere personalizzati secondo il gusto dei singoli utenti Linux. Ok. Vi ringrazio per aver visto questo mio video, perché venite sul mio canale a vedere i video, e vi inviterei a iscrivervi al mio canale e anche a selezionare l'uccellino per essere avvisati nel momento in cui metto un nuovo video. Mi farebbe piacere anche se vi piace il video che mettete dei like e se vi fa piacere commentare i miei video. Io purtroppo sono un po' distratto, non vedo sempre i commenti, ma nel limite delle mie possibilità, nel momento in cui mi rendo conto che ci sono dei commenti, non sono troppo frequenti i commenti sui miei video, nel limite delle mie possibilità vi risponderò come potrò, secondo le mie conoscenze, secondo le mie capacità. Vi ringrazio ancora per essere venuti sul mio canale a vedere i miei video e al prossimo video.